Riassunti di Love is in the Air che coprono tutta la puntata turca numero 18. Eda, vedendo Serkan fuori di sé per il crollo del tetto, vuole stargli vicino, ma lui le dice di andare via. Allora lei, per calmarlo, gli prende il viso tra le mani e gli dice che si deve essere verificato un errore e che supereranno insieme il brutto momento. Aydan sorprende Seifi mentre sta impacchettando le cose di Serkan, per cui lui è costretto a dirle che il figlio si trasferirà in un'altra casa. Aydan è disperata per l'allontanamento del figlio, ma poi si fa forza e decide di aiutarlo. Atekin va a trovare Serkan e gli dice che è preoccupato per lui e per l'azienda, che potrebbe perdere credibilità. Serkan gli ricorda l'errore che lui ha fatto e che ha coinvolto i genitori di Eda e gli dice che lui si comporterà in modo diverso e che tra loro due non ci sarà riconciliazione. Efe è preoccupato, come tutti, che il cliente li possa trascinare in una causa che sarebbe deleteria per l'immagine dell'azienda. Quindi chiama Emre e in nome della loro vecchia amicizia gli chiede di ascoltarlo prima di intentare causa, che loro stanno indagando e che risolveranno tutto. Eda è decisa a dimostrare che Serkan non ha commesso errori, per cui va da lui e gli chiede di esaminare insieme i disegni che lui ha fatto e che ora sono sul computer, con quelli che sono stati mandati alla ditta ristrutturatrice. Serkan accetta solo dietro insistenza di Eda e quando lui le detta la password del suo PC, lei si rende conto che corrisponde alle coordinate della stella a cui ha fatto dare il suo nome. Lui, imbarazzato, le dice che non ha avuto tempo di cambiarla. Esaminando i due progetti si accorgono che non corrispondono, allora Serkan dice che qualcuno li ha modificati per incastrarlo e che si deve occupare di salvare l'immagine dell'azienda. Serkan riunisce Piril, Engin e Selin e li mette al corrente di ciò che ha scoperto e punta il dito su Efe. Poi dice che ora la loro priorità è risolvere il danno del tetto di Emre, anche perché Piril comunica che sono stati citati in giudizio per il lunedì successivo. Arriva Efe che annuncia di aver chiesto tempo ad Emre, al che Serkan dice di chiamarlo per poterci parlare. Serkan dice ad Emre che nei suoi disegni non ci sono errori, ma che sono stati manipolati per incastrarlo e si offre di riparare il tetto a sue spese. Quando Efe gli chiede chi è che ha voluto incastrarlo, lui risponde che era una scusa che ha preso con il cliente. Serkan riunisce tutto lo staff per dare inizio ai lavori di riparazione del tetto, che dovranno essere eseguiti in soli 2 giorni. Poi chiede a Engin se sono arrivati i video delle telecamere di sorveglianza ed Efe rimane sorpreso. Eda sospetta di Selin e fa domande su di lei, ma interviene Serkan che le intima di non incolpare Selin. Engin chiede a Serkan come può essere così duro con Eda e così indulgente con Selin dopo quello che lei gli ha fatto. Lui gli spiega di non aver mai amato Selin, mentre con Eda gli è anche difficile vederla in ufficio. Serkan, prima di lasciare la casa e trasferirsi, va dalla madre Aydan e le dice che va a vivere a poca distanza e che non si allontanerà mai da lei. Eda, dopo aver seguito una lezione all'università, va a studiare in biblioteca e mentre cerca un libro incontra Serkan e lei, stupita, gli chiede perché si trovi lì. Serkan le dice che sta cercando un libro e che vorrebbe parlarle, visto che lì c'è calma. Eda non vuole ascoltarlo e lo incolpa di averla lasciata, ma di seguirla sempre. Lui insiste e iniziano a bisticciare, per cui vengono allontanati dalla biblioteca. Eda inizia a ridere per la situazione, mentre lui, rimasto serio, la invita a fare una passeggiata. Vanno in un bellissimo viale pieno di alberi coi colori dell'autunno e sotto la pioggia si crea un'atmosfera molto romantica. Serkan le dà un regalo, un pacchettino che contiene una matita ed Eda è stupita e gli dice che quel tipo di matita la usano solo gli architetti molto bravi. Lui le dice che deve accettarla, visto che non ha voluto la sua borsa di studio. Quindi la invita a lavorare insieme a casa sua e lei accetta perché così finiscono prima il progetto. Arrivati al nuovo appartamento di Serkan, Eda gli dice che gli assomiglia, è unico come lui e senza un ricordo del passato. Lui le dice che vorrebbe cancellare il passato.
Poi Eda, mentre guarda i suoi libri, trova una loro foto, la guarda ma non dice nulla a Serkan. Iniziano a lavorare e lei gli dice che lui è molto bravo, al che Serkan le dice che lei è una delle persone più creative che conosca. Efe si reca in ufficio e trova solo Céline perché tutti sono impegnati presso il cantiere. Lei gli dice che Serkan sospetta che qualcuno abbia modificato i suoi disegni e gli chiede se è stato lui. Efe le dice che anche lui è un socio, per cui non ne trarrebbe nessuna convenienza. Céline ribatte che Serkan non si fermerà fino a quando non troverà il colpevole. Nel frattempo Eda si trova da Aidan per convincerla ad uscire e ha portato delle erbe rilassanti per fare una tisana, ma Seifi nel prepararla mette troppe erbe, per cui Aidan non solo si rilassa, ma è anche euforica. Aidan accetta subito di uscire e prende la sua vecchia auto che vorrebbe guidare nonostante non lo faccia da anni, ma Eda riesce a mettersi alla guida. Dopo un bel giro in macchina per cui ha potuto vedere i cambiamenti della città, si fa portare al mare e ne è incantata e ringrazia Eda per averla convinta ad uscire. Poi chiede di andare alla nuova casa di Serkan. Quando arriva e lui la vede rimane sbalordito e chiede come mai sia successo e Aidan, felice, gli dice che è merito di Eda. Allora Serkan dice ad Eda che non sa come abbia fatto, ma ha compiuto di nuovo un miracolo. In quel mentre arriva Céline, che è molto sorpresa nel vedere Aidan. Poi spiega che il suo appartamento si è allagato e si trasferiva lì perché le avevano detto che la casa era libera. Eda si reca in ufficio e qui Efe le chiede se sa chi è il sospettato di Serkan, ma lei nega e poi lo invita a cena. Arriva Serkan che chiede a Piril se sono arrivati i video, ma lei gli riferisce che sono stati cancellati. Serkan allora le dice che sta per indire una riunione durante la quale lei dovrà mentire e dire che i tecnici stanno lavorando sui video di sorveglianza. Durante la riunione, Serkan annuncia che i lavori sono stati completati e non avranno più problemi. Efe dice che Emre ha rinunciato alla causa, al che Serkan ribatte che per lui la questione non è chiusa. Piril li mette al corrente che i tecnici stanno ripristinando i dischi di memoria cosicché potranno vedere chi ha preso le copie dei disegni oltre a Leila. Eda va da Serkan e gli dice che quella sera andrà a cena con Efe e lo farà confessare perché aveva detto che il colpevole lo avrebbe trovato lei. Serkan accetta a patto che lei tenga il telefono acceso in modo che lui possa ascoltare la loro conversazione. È sera e Serkan con Céline si reca allo stesso ristorante in cui si trovano Eda e Efe e si sistema in un tavolo con il telefono acceso per ascoltare. Efe, dopo aver detto a Eda che è bellissima, le chiede perché ha rotto con Serkan e lei gli dice che lui l'ha lasciata perché il lavoro è più importante e lei interferiva. Efe scoppia a ridere incredulo e le chiede se è seria perché lasciare lei per quel motivo è pura follia. Intanto Serkan, che sta ascoltando, si innervosisce e Céline cerca di calmarlo. Efe dice anche che lavorare con Serkan è molto difficile, ma che lei con la sua presenza rende tutto più sopportabile. Anche Eda gli dice che è bello lavorare con lui. Efe poi le chiede chi è il sospettato di Serkan e lei gli dice che è lui, ma che quando visionerà i dischi sicuramente si dovrà ricredere. Efe dice che deve parlare con Serkan e anche con lei. Mentre Efe è impegnato al telefono, Serkan fa segno ad Eda di raggiungerlo e dopo essersi lamentato per quel che ha sentito, le dice che andrà via con Céline, ma tornerà a prenderla. Dopo aver lasciato Céline, che gli dice che è ancora influenzato da Eda, Serkan torna al ristorante e va da Eda e Efe, dicendo che è andato a prendere Eda. Efe gli dice che deve parlargli e lui lo sollecita a farlo subito. Efe gli dice che mentre cambiava le impostazioni della stampante si era verificato l'errore, ma che lui se n'era accorto solo al crollo del tetto e ha preferito non dirlo subito, ma aspettare che il danno fosse riparato. Aggiunge di aver già informato Emre e che farà di tutto per riparare all'errore. Serkan allora gli dice di trovarsi un nuovo partner. Con questa scena si chiude la puntata numero 18 di Love is in the Air.